Allora, uno o due iscritti di voi mi hanno chiesto se potevo riprendere anche la mia camera e in effetti dal momento che avevo fatto la ripresa sia di quella coreana che di quella giapponese ho pensato perché no. Ora, non fateci caso, ho messo la sedia lì perché la mia gatta quando c'è il sole piace stare sul davanzale della finestra. Ciao Tiffany, è una vita dura la tua. Abito al 9° piano di questo palazzo a Reggio Emilia e per fortuna è arrivata la primavera. Allora, questo è il mio letto, qua c'è Matisse che dorme, lì ci sono alcuni dei pupazzi, tra cui Rilla Kuma, quello azzurro è diciamo, l'orsacchiotto che mi è stato regalato appena nata ed è ancora in vita. Questi sono dei quadretti che mia mamma aveva fatto fare dopo che ero riuscita a scattare delle foto insieme a Johnny Depp a Venezia, quando aveva girato The Tourist. Questo è il quadro che ogni tanto vedete quando faccio le presentazioni in camera, che mi è stato regalato per la laurea triennale. Qua ci sono altri, diciamo, peluche, foto dei miei genitori, mia mamma da giovane, mia mamma e mio padre, il mio cane che non c'è più ormai, io da piccola con mio padre. Non fate caso alle voci che sentite, ma abito vicina ai campi d'atletica, quindi nei giorni festivi, sabato e domenica, ci sono spesso delle gare, soprattutto in questo periodo. Questa è la scrivania, dove non studio praticamente mai, perché come ogni tanto ho scritto, studio sempre in biblioteca, e diciamo che lo utilizzo più che altro come deposito libri di quelli che attualmente utilizza l'università. Come vedete ci sono vari CD, uno stereo che ormai non uso più perché penso che molti di noi ormai usino soltanto gli MP3, un giradischi con alcuni dischi dei Queen perché è il mio gruppo preferito, alcuni me li ha regalati mio zio, oppure li ho trovati alcuni a Londra quando ero andata al mercatino, anche qua. Questi sono diciamo libri, dispense di giapponese principalmente. Sopra la scrivania ho delle mensole per peluche e cose varie, a parte questa qua che è dedicata tutta al Giappone, con libri, guide, varie lettere, qualsiasi cosa riguardi il Giappone, anche alcuni libri di testo che ho utilizzato soprattutto nella scuola in Giappone che mi sono piaciuti, utili secondo me, migliori di altri per studiare il giapponese. Cos'altro? Qua ci sono altri libri di testo, principalmente universitari, che ho utilizzato alla triennale, qua in alto. Qua invece che o utilizzo tuttora, oppure che ho utilizzato alla triennale ma reputo utili. Qua a sinistra c'è giapponese, mentre qua coreano. Videocassette che ovviamente sono lì per riempire uno spazio perché ovviamente non le guardo più. Libri che avevo letto anni e anni fa, un porta smalti, cerchietti e cose varie che era diciamo un porta accessori da sarta, se non sbaglio, di mia nonna. E qua ci sono altri libri, una mini collezione di bottiglie. Questo qua è il Jasmine Tea, che prima di andare in Giappone l'avevo trovato e mi era piaciuto molto, a Londra l'avevo trovato e poi l'ho ordinato online altre volte. Bottiglie di vetro principalmente, quelle un po' particolari. Qua a lato c'è la mia non mi viene il nome la mia coroncina, ce l'ho fatta, la mia coroncina della laurea triennale. Qua c'è una katana e dovrei comprare qualcosa per sorreggerla attaccata al muro, perché così non è carino, e mi è stata regalata per il mio 15° o 16° compleanno, se non mi ricordo, da mio padre, se non mi sbaglio volevo dire. Questo è un piccolo pezzo della mia collezione di manga. Tutto il resto
funge da testiera del mio letto, dopo vi farò vedere. Qua dalla scrivania ho dei portagioie vari e una bacheca dove ho appeso diverse cose, menù pizze, giapponese, insomma cose del genere. Questi risalgono alla prima volta che ero andata in Giappone nel 2006, e questo idem, dei biglietti dei concerti a cui sono stata, quelli a cui tenevo di più, un'altra diciamo pizzeria da sport, questo e questo l'avevo comprati, no, questo insieme a questo qua li avevo comprati la prima volta in Giappone, questo invece la seconda volta nel 2011. Questo è quello che avevo comprato al Ghibli Museum insieme a lui e insieme ad altre pupazzetti che però non sono qua. Qua c'è una Purikura, alcuni principali che ho voluto appendere. Questo rappresenta il Fujisan, l'avevo comprato nel 2006 la prima volta. Questo è stato fatto in Kenya e anche la cartolina risale, insomma, legata al Kenya. Alcune cartoline appunto di posti in cui sono stata e così via. Come vi dicevo, la maggior parte dei fumetti manga fungono da testiera del letto e come faccio a farveli vedere? Niente, sposto il letto. Allora, come vi dicevo, ho dovuto spostare praticamente la libreria di fumetti qua in camera dietro al letto perché abbiamo sistemato un po' la casa e avevamo bisogno di spazio. Sono, non so, tantissimi veramente. Ho smesso di comprarli quando ho iniziato l'università, un po' per mancanza di tempo, un po' perché comunque soprattutto la triennale, i primi 2 anni sono stata molto a Venezia. E quindi non c'era una fumetteria in zona, insomma per una serie di motivi. Quindi la maggior parte delle collezioni sono complete, alcune invece mancano alcuni numeri e infatti potrei completarle un po' per una completezza, diciamo. Come potete vedere, Inuyasha, City Hunter che veramente adoro, Fruit Basket, cos'altro, Nana, Kenshin. Dragon Ball è stato il primo, proprio il primo che ho cominciato a comprare alle medie. E questa è la mia collezione che non venderò mai, a meno che proprio non sia poverissima, e poi, non voglio assolutamente venderli. E questa più o meno è la mia camera. Vabbè, adesso ho spostato il letto per farvi vedere i fumetti. Bene, ho risistemato il letto, la Tiffany incuriosita da non so cosa, forse vorrebbe tornare sul davanzale, Matisse dorme e quasi quasi vi faccio vedere la parte diciamo gastronomica, libreria gastronomica che non è in camera mia ma è in sala perché in camera mia non ci sta più nulla e niente, vi faccio vedere appunto la sala. Questa è la sala dove altre volte ho fatto delle riprese, presentazioni, pianoforte, chitarre, che anche queste, iniziate all'università, ho smesso tutto. Qua è una scrivania, non studio mai perché ripeto, vado sempre in biblioteca, videocassette, quindi tutte cose vecchie diciamo, libri, qua sono tutte guide turistiche per la maggior parte. E ci sono anche dei peluche piccolini bambolotti che avevo preso di Inuyasha e Kagome. Là libri penso di mia madre e così via. E qua ci sono le librerie dedicate principalmente alle ricette, ma ci sono anche dei DVD che avevo fatto anni fa, di film o anime, ecco. Appunto qua, ricette anche qua. Anche qua poi ormai non ci sta più niente, quindi sto mischiando DVD e libri di ricette, ma più o meno questo è quanto. Insomma, volendo avrei da cucinare per la vita, insomma, non sarebbe male. E niente, questa fondamentalmente è la parte dedicata al relax.
niente, spero che questo mini tour della mia camera e della zona, diciamo, dedicata alla gastronomia vi possa essere interessata. Se vi va di condividere anche la vostra camera, magari potreste farmi una video risposta sotto a questo video, mi farebbe piacere, perché no? E ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao gatti! Ciao!